Appena ripartiti dal baracchino in cui abbiamo mangiato carne grigliata e tagine di verdure, siamo ancora a un'altitudine montana, 1800 metri. Infatti l'aria ci rinfresca, perché quando ci siamo fermati, comunque quando ti fermi il sole picchia forte. Francesco dice appena toccati 2000 metri d'altezza. Ragazzi, qualche goccia di pioggia, siamo quasi nel deserto. È caduta qualche goccia d'acqua, ma abbiamo l'impressione che non abbia neanche toccato terra e si sia asciugata prima.
Anche qui si arrostisce carne, è evidente. Sono i re della griglia. Arrivando abbiamo visto molte piante di mele e sulle panchine prima di arrivare in città c'erano disegnate le mele. Evidentemente è famosa proprio per la produzione di mele. Una mela gigante. C'erano anche 3 donne prima che stavano raccogliendo in un piantagione. Dacia, Renault immancabili. Però abbiamo incontrato poco fa anche una concessionaria di trattori Landini. Italy. Thank you. Pericolosissimi. Il cielo sopra Midelt è tipico dei nostri. Questa che abbiamo incontrato è sicuramente una casba adibita a hotel. Sono diversi paesi che incontriamo con la scritta del nome probabilmente sul monte sovrastante. Vendita delle mele di Milnet. Lavori in corso. Di nuovo lavori in corso lungo le strade marocchine. Addirittura fila in salita, fantastico. Altezza 1907 metri, come segnava il cartello. Addirittura gocce di pioggia e strada bagnata. Qualcuno ha detto porterete pioggia nel deserto, guardate la mia lisiera. Lo so che è incredibile ragazzi, ma credeteci. Pioggia presa, antipioggia non indossato. Il risultato è che finalmente è ancora più fresco, siamo più freschi noi, siamo ormai testati per la pioggia. La prenderemo ovunque, questo è certo. Stiamo constatando, Francesco mi sta dicendo, è pioggia misto sabbia, tant'è che abbiamo sporcato qualsiasi cosa, compresa la GoPro, sembra tutto giallo. D'altronde anche da noi piove sabbia, quindi figuriamoci qua il risultato. Esatto, tutto giallo, pioggia mista a polvere di sabbia. Credo questo
tornerebbe nuovo come una volta. L'acqua comincerebbe a scorrere, oasi, fiumi di piante. E ciao! Stiamo constatando che secondo noi qua non piove mai, soprattutto d'estate, solo quando arriviamo qua. Guardate il casco di Tra, è quello che vi dicevamo, pioggia vista sabbia. Nothing is untrue, nothing don't matter, it's all notions of our emotions. Il bello è che mi salutano prima loro di me, cioè salutano prima loro che io. E ciao! Funziona così. Frutta a volontà. Il fiume non è il Colorado, ma è l'Ued, cioè il fiume Ziz, e queste sono le gole del Ziz, l'ultima oasi presahariana. Palmerè sul fiume Ziz. Anche il fiume Ziz, che ha scavato questo spettacolo, sembra essere asciutto in tanti suoi punti. Francesco sta dicendo, con il sole questo panorama sarebbe stato spettacolare. È un'espressione che ho già sentito, sembra l'anno scorso era di regola. Ragazzi, che vogliamo fare? C'è molta foschia purtroppo, quindi il panorama non si vede limpidamente. Sono le 6:30 di sera, siamo a circa 2 ore e qualcosa da Merzouga, 39 gradi sulle gole del fiume Ziz. Merzouga,
tratto di strada sterrato sulla via per Merzuga. Il colore del panorama circostante è completamente cambiato, siamo sui colori del rosa, ci stiamo avvicinando a Merzuga e alle sue dune. 1000 metri di altezza, ci avviciniamo al Sahara. Guardate che spettacolo, ragazzi! Una palmeraie enorme, un palmeto enorme. Mio Dio! Come hanno rispettato, forse per forza maggiore, anche i colori del panorama costruendo le case in terra, insomma con la loro architettura, ma sembra tutto completamente naturale, è uno spettacolo, insieme alle palme alle spalle, è bellissimo, è uno spettacolo di vita. E alle spalle queste rocce modellate splendide. Il palmeto continua ancora. Attraversa tantissimi villaggi, è come se desse da mangiare a tantissime persone, è un'immagine bellissima, anche perché sotto alle palme nascono e proliferano molte piante come i pomodori, la menta, tantissime cose che loro utilizzano nella loro cucina. Sembra di essere un po' nel Far West, anche come costruzioni, tranne per le palme però. Quando il palmeto si allontana per lasciare spazio alle costruzioni e si addentra, viene fuori il caldo. Anche se la visuale non sarà il massimo perché sta calando il sole, anzi è già calato il sole, cerchiamo di farvi vedere un po' quello che vedono i nostri occhi. 38 gradi, sono le 8:15 di sera. Comunque il palmeto che vi abbiamo mostrato prima, che abbiamo alla nostra destra, ancora continua e si addentra, sembra, verso il Sahara. Abbiamo visto diverse famiglie che stendono una coperta a terra, mangiano qualcosa, condividono il pasto con la propria famiglia e a quest'ora adesso abbiamo visto che raccolgono tutto perché è all'imbrunire, quindi bisogna tornare a casa. Sembrava più una festa religiosa quell'insieme di persone, chi lo sa. Nonostante il calare della sera c'è vita.
si compra, ragazzi, è sabato sera, si fa compiere. C'è un po' l'atmosfera della festa del 1° maggio, la zona industriale di Corridoia, però 12 minuti all'arrivo a Merzouga in hotel, 40 gradi in questo momento, notte fonda intorno a noi. Siamo nel deserto, a 900 metri dal nostro hotel, dal nostro riad, letteralmente sulla sabbia. Forse dovevamo prendere una traversa dopo. Seguiamo la strada. Siamo in pieno Sahara, ragazzi. Sì, a Francesco piace, a me così, un po' meno forse. Immaginavo che fosse più là. Essere un ristorantino, dovrebbe essere questo in fondo, Riad Karavasar, invece questo, Riad Madhu, sì, è lui. Le luci. Siamo arrivati. Strada assurda. Ragazzi, non la dimenticherò mai questa serata. Quante emozioni ti faccio vivere? Veramente. Tante, guarda, tante. Arrivati, ducciati, profumati, distrutti. Ragazzi, siamo in un posto assurdo, arrivati in un modo assurdo che poi racconteremo. No, ma tanto loro l'hanno visto da piedi. Avete visto. Comunque ora facciamo cena, poi vi raccontiamo. Ok. Guardate però che spettacolo. Vi abbiamo fatto solo vedere le portate perché tutto quello che sta intorno ve lo facciamo vedere domani, perché ci voglio fare un video dedicato in quanto una sorta di regalo che ho fatto a Sara dopo la giornata di ieri e avanti ieri, ma soprattutto la giornata di oggi perché ha fatto quasi 9 ore in moto, quindi super tappi. Quindi mi meritavo questa tappa. Comunque super tappi si meritava questa comunque tappa. se mi guardate il più sfinito sono io perché ragazzi è stata una giornata allucinante, ma è un posto allucinante con delle temperature pazzesche. Fuori ci dovrebbe essere un panorama spettacolare che non abbiamo visto, ma domani mattina ve lo mostreremo, ve lo mostreremo insieme a voi nel prossimo episodio. Ciao ragazzi, buonanotte. Baby, for love, go all for love. We're going for love, for beating hearts off the charts. Love, go all for love. We're going for love, baby, going for love, baby, for love. I bet you'll get it right, but don't.